Come testimoniano i numerosi reperti romani rinvenuti nel suo territorio, esposti nel locale museo, e la stessa denominazione di Cologna, derivante da Colonia, identificano un insediamento romano. A motivo della sua posizione, Cologna mantenne la sua importanza strategica anche per tutto il Medioevo. Ecco quindi che già nell'XI secolo veniva documentato come castello fortificato. Nel 1204 il castello di Cologna divenne possedimento degli Estensi e nel 1220 vi fu ospitato anche San Francesco d'Assisi. Nel 1260 Cologna passò sotto il governo degli Scaligeri di Verona e vi rimase per più di un secolo. Si deve a loro, nel XIV secolo, la configurazione di un borgo fortificato. Lo storico veneziano Marin Sanudo, nel suo itinerario per la terraferma veneziana l'anno 1483, ispeziona il sistema costituito da ville, borghi e castelli della Repubblica Veneta e tra questi descrive brevemente anche Cologna. Cologna è un castello molto piccolo, chiuso da una cinta di antiche mura con due porte, una detta veronese e l'altra cremonese. Il fiume Nuovo, cioè il Gua, ambisce le mura. Della cinta muraria si sono conservate 3 torri, una più alta sul retro del Duomo con qualche decina di metri di mura, un'altra inglobata come base per il campanile. La torre dove fu innestato il campanile tra il 1841 e il 1853 su progetto dell'architetto Antonio Diedo 1772-1847 era la torre principale del castello chiamata Mainarda. Altra torre, la torre civica con l'orologio, si trova in prossimità dell'odierno municipio detto Palazzo Pretorio, risalente al XIV secolo. Palazzo Pretorio, nella sua facciata settentrionale rivolta verso la piazza Alberata, è una sistemazione neogotica degli inizi del XX secolo. Al suo interno, nel grande salone, conserva un pregevole soffitto ligneo del 1587. Invece, delle 2 porte ricordate da Marin Sanudo, si è conservata abbastanza integra quella in prossimità del Duomo, con la rampa di accesso esterna, con le arcate interrate e somigliante a un lungo ponte sul corso d'acqua che circondava il castello. Gli altri varchi di accesso alla cittadella murata che troviamo risalgono ad epoche successive. L'edificazione del nuovo Duomo, in stile neoclassico, tra il 1803 e il 1817, molto scenografico, con la sua scalinata di accesso, opera degli architetti Gian Antonio Selva 1772-1819 e Antonio Diedo, è particolarmente elevato rispetto alla piazza e al contesto abitativo, in quanto ha sfruttato come base una precedente costruzione, quello del castello e rocca vera e propria.